Buongiorno ragazzuoli, siamo ritornati in sella. Oggi programma speciale, andiamo a fare uno dei passi più rinomati e famosi d'Italia, ovvero Passo della Raticosa. Saremo io con mio fratello e sono in ritardo perché appuntamento alle 7:30, sono le 8:15. Spero di aver risolto un po' i problemi con il microfono, sono ritornato al classico microfono lavalier. Speriamo bene, mi dispiace mettervi dei video dove l'audio purtroppo in alcuni punti fa pena. Che altro dire? Festeggeremo i 30.000 km con la Teneré. Siamo a 29.758 e considerando che comunque tutta la giornata saranno circa 450 km, festeggeremo le 30.000 candeline. Ora caffè, sigaretta, benzina e poi si parte. Il tempo promette bene, a differenza delle mattinate precedenti dove ha fatto parecchia acqua. Andiamo, a tra poco. Siamo partiti ragazzi, benzina, caffè e ora ti aspettano 200 passa chilometri per arrivare a Raticosa. Purtroppo il giro che mi hanno girato scusate il gioco di parole è su Google Maps. Ieri non ho avuto tempo di rifarlo il GPX e niente, navigherò così oggi. Non amo molto Maps, sono sincero, sapete, va bene con Waze però oggi è così. Quello è il mio fratello col GSX 1000. Vedete, è un percorso più adatto a una moto sportiva, ma ve l'ho detto anche altre volte, io mi diverto un sacco anche su strada, venendo da tanti anni di strada. Ho visto che l'K80 va molto bene su strada, regge bene, quindi ne approfitto anche perché i prossimi fine settimana saranno un po' particolari tra lavoro e inviti di vario tipo. Non avrò molto tempo purtroppo, quindi ne approfitto e ci facciamo Raticosa ora. Killer, speriamo bene, incrocio le dita e niente, dai, appena avrò qualcosa da dirvi o da farvi vedere ci risentiremo. La strada purtroppo è un po' bagnata, quindi pianino, peccato. Visto che vado piano ne approfitto. Oggi sto usando gli stivali d'enduro, come purtroppo mi ero lamentato nell'ultimo video. Avevo fatto presente nell'ultimo video della notturna. Purtroppo con questi stivali tendevo a frenare un po' troppo al posteriore. Ho provato a regolare la pedalina, ma per regolarla bene con questi stivali qui arriverei a non frenare bene quando
non ho questi stivali, quindi con quelli da trial, con le classiche scarpe che uso in città, di conseguenza l'ho rimessi nella posizione come era prima. Vediamo se utilizzandoli riesco a trovare il giusto compromesso. Era un bel po' che non li mettevo, quindi forse è dovuto anche a quello. Questa strada ora è umida in molti punti, che sarebbe bellina, al di là che non è proprio una strada dove andare fortissimo. Anche su Instagram, ragazzi, stiamo crescendo moltissimo, cioè io da quando ho aperto il canale ho preso circa 1200 iscritti e sono felicissimo, e siamo ormai alla soglia dei 30.000 su... sì, 30.000 magari 3.000 su YouTube. Ottimo risultato per ora e spero di continuare su questa strada, perché ricordo sempre il primo video caricato il 23 marzo. Mai mi sarei aspettato, a distanza di 1, 2, 3, 4, 5-6 mesi, di ritrovarmi già con questi numeri comunque importanti, quindi grazie come sempre. E l'ultima foto che ho caricato sul mio profilo Instagram, vedete il creatore è il socio, lui fa il fotografo, sì, che tutte le foto che vedete, quella dell'eroica, tutto merito suo. Quelle belle, quelle normali le faccio io, quelle belle le fa tutte lui. Come avete visto, ho iniziato a indossare indumenti marchiati Mosco e mi sto trovando veramente bene. Pantalone dovrebbe chiamarsi il Calger Mesh, modello dell'anno scorso, ha veramente un ottimo tessuto, sì, è traspirante, però ti protegge molto bene anche dagli agenti atmosferici ed è idrovegliante. Ci ho rovesciato un bicchiere di vino settimana scorsa con Greta quando si era a pranzo fuori e non si è fatto niente, è andata giù da solo il vino. E la maglietta, questo che è il modello di quest'anno. Il materiale si sente, veramente roba ben fatta e io rimango dell'idea, ma io sono innamorato di questo marchio dai Mosco, su, vediamo questa collab. Entrambi hanno di listino un costo importante, però d'altronde per la roba buona e ben fatta i costi sono quelli, cioè un pantalone da enduro che, come vedete, diciamo molto casual, basico, grigio al trascite, nero, come anche nelle giornate tipo questa, e andarci in moto. Prende sotto con le protezioni ginocchiere, e nel caso della maglietta pettorina, gomitiere e quant'altro. Alla fine anche il Troy camo è bianco, nero e grigio, che l'ho sempre utilizzato finora nelle uscite in enduro, e di listino verrebbe 200 e qualcosa. Poi che l'abbia pagato di meno è un altro conto, ma comunque il costo di un buon pantalone e una buona maglietta sono quelli. È tutto fatto in cordura per incontro alle abrasioni, quindi top.
no, una valida alternativa alla classica tuta da moto. Ve l'ho detto, non ce la faccio proprio a mettermi una tuta da viaggio in questo momento. Anche un modello estivo non sarà mai fresco quanto un outfit del genere. Ma recuperiamo un pochettino, sennò il fratello mi... Questo c'è la nebbia, ragazzi, questo c'è anche un bel paesaggio intorno, perché c'è un sacco di nebbia. Bene, bene, la sto scannando bene, bene. Che si fa qui davanti? Io, come vedete, ragazzi, mi piace tanto la strada. Ho detto 16 anni di moto stradali sportive, quindi il problema è che negli ultimi tempi troppi incidenti, e io ho sempre detto che probabilmente ci sarei morto su una moto, e motivo per il quale ho deciso di prendere una moto molto più tranquilla. Poi mi ha fatto conoscere un mondo nuovo, ne sono innamorato di questo mondo, però inizialmente i cavalli mancavano. Però giustamente a casa ho una fidanzata, un figlio e una figlia, e se ne sentono troppe in giro. Io di solito quando vado su strada e voglio divertirmi anche oltre il limite, non esageratamente, lo faccio in posti poco trafficati, dove, o meglio, dove il rischio di avere tanti motociclisti intorno è basso. Purtroppo sicuramente oggi, per il tipo di percorso che andiamo a fare, c'erano un sacco di motociclisti. Ora per esempio il sorpasso che ha fatto lui in curva non c'ha proprio senso, è così che ci fa male. Io poi quando vedo quelli lì che vanno forte andando nell'alta corsia, sì, bravo, vai forte, ma non è così che si va a moto. Anch'io lo faccio di tagliare una curva, ma lo faccio dove vedo che dopo è dritto e non c'è nessuno. Vedete, va forte e poi dopo tutte le curve te le taglia, va dall'altra parte. Non ha senso. Di conseguenza purtroppo io mi fido della mia guida, ma non mi fido di quell'altri, è il motivo per il quale ho sempre un po' di timore a stare su strada. Io poi l'ho detto, non è che sono uno che in moto non ci sa andare e va piano. Mio fratello ha fatto una ora l'ho detto, figuracci mi fa. Ora un momentino un po' più tranquillo, riposo. Stop, ok.
proprio divertendo. Siamo vicini, si arriva per l'ora di pranzo a Raticosa. Abbiamo fatto un altro po' di curvette e poi però si è beccata una strada chiusa, sicché siamo passati per l'autostrada. Siamo fermata, si è fermato a fare benzina perché la sua consuma. Io ho ancora 3 tacchi più tutta la riserva, sicché non ci arriva Grosseto, ma il resto è tutto bene, tutta la grande. A parte che all'autogrill un posto c'è per la polizia stradale, io dove ho messo la moto leggermente su quel posto. Morale della favola, sono arrivati con un furgone Volkswagen senza scritte, senza niente, e mi hanno indicato che quello era loro. Ora io lì, meno male, la testa mi ha detto non rischia, perché lì per lì stavo per dire scusa, ma te chi sei per parcheggiare qui? Sono scesi in borghese, l'unica cosa che faceva capire che erano della stradale era la paletta attaccata, il nome, comunque lì dove c'è lo specchiettino del passeggero. Ma me ne sono accorto dopo però, perché lì per lì stavo per rispondergli male. Hanno guardato un po' la moto, meno male non hanno fatto niente. Alla targa l'inclinazione non è proprio a norma, di B-Killer non ce l'ho, ma hanno voluto bene, ma hanno voluto.
arrivati ragazzi. Ah. Si ricerca Emanuele. Ripartiti, stiamo scappando dalla pioggia perché mette pioggia qui. Speriamo bene, perché proprio ieri ho detto vabbè, l'antipioggia non me lo porto, tanto non piove. E invece purtroppo per me potrebbe piovere, quindi si scappa. $30.000 e potevano essere anche di più. Come sapete, il viaggio in Marocco e Tunisia che dovevamo fare l'anno scorso io e Greta è saltato per ovvi motivi. Stava per nascere Noemi, quindi è tutto posticipato a data da destinarsi. Di conseguenza potranno essere molti di più. Soddisfattissimo del regalo che mi ha fatto Greta, perché è una moto che mi sta regalando un sacco di gioie. Nessun tipo di problema, tranne, come sapete, quell'accuscinetto che potrebbe essere la sfiga, che ho preso io un pezzo difettato oppure perché era giunto veramente a fine vita. Comunque quello è stato l'unico problema che ha avuto la moto. Per il resto vuoi che comunque sono tanto pignolo io, infatti tagliando li faccio ogni 3, 4, massimo 5.000 km. Ho già cambiato tutta la distribuzione, come sapete, e comunque ci ho speso dei soldini sopra per renderla quasi perfetta. Prossimi acquisti, ho detto, il mono è quello che ha la priorità. Mi sono reso conto che anche nell'enduro ho fatto quel piccolo step in avanti e questo qui mi inizia a stare un po' stretto. Non ho intenzione di spendere quella cifra lì, poi se sono obbligato andrò su quella, sì, sull'Hollins. Per il resto altri parti di consumo, tipo la frizione, ad oggi non mi sta dando nessun problema. Sarà che magari mettendo l'olio prima il 1550, poi il 1050, il cambio ha iniziato a lavorare meglio, però ad oggi nessun problema. Quando sarà valuteremo la recluse.
Cerchiamo di andare lontani da lì. Quella è tutta pioggia, tutta, non piglia l'acqua, ma le magliette sì, però in alcuni punti, tipo dove è retina dorata, marrone, quello che è, lì sì. Le ultime uscite l'Eroica ha piovuto, la settimana scorsa a Ferragosto alla Bracciata ha piovuto al ritorno e oggi ha piovuto. È incredibile, la pioggia mi perseguita. Beh, comunque fa parte del gioco anche questo. Sta veramente un bel giro, bellissime strade. Poi lo rifarò col socio e Matte, e sarà detto anche con loro di rifarlo. Spero che l'audio in questo video sia buono e spero soprattutto che vi piaccia. Oddio. Alla fine, come avevo detto, 450 km. Si va a dare una sciacquatina e poi dritti a casa a farsi una bella doccia. La maglietta si è asciugata in 20 minuti, segno che il materiale è ottimo. Pantalone invece nessun problema, perché essendo idropellente ero tranquillo. Niente, siamo a saluti. Io come sempre vi chiedo un like, se siete nuovi iscrivetevi e scrivetemi qualsiasi cosa, io sarò felice di rispondervi. Andiamo, alla prossima ragazzuoli, ciao.